Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Faccio subito una premessa. Io ho iniziato a filmarmi per potermi riguardare con un occhio esterno e a mente fredda, per poter capire dove sbagliavo con la guida e dove poter migliorare. Questo perché secondo me nel nostro sport tutti badano al 99% solo alla parte tecnica e si guarda poco alla parte della guida che secondo me è importante tanto quanto la parte tecnica. Cioè, quando qualcosa non va, solitamente si va sempre a cercare modifiche nel setup, nei materiali. Quasi mai ho sentito fare dell'autocritica riguardo alla guida, ma si dice sempre, ma la sua macchina gira di più, guarda il suo motore, la sua macchina guarda com'è stabile. E la cosa che mi lascia sbalordito è che in tutti gli sport competitivi si vanno a rivedere dopo le partite o dopo le gare dei replay per vedere delle situazioni che sono accadute per migliorare, per imparare. E nell'RC di oggi questa cosa non esiste e per me è una grande lacuna. Quindi ok, io posso analizzare le mie prestazioni riprendendomi, ma volevo ancora di più, cioè volevo compararmi a chi va più forte di me per capire dove lui è più bravo di me. Chiaramente però riprendendo solo il mio punto di vista questo non era possibile. Non è mai stato possibile fino a poche settimane fa, quando in occasione del campionato italiano AMSCI i ragazzi di modellismorc.net hanno ripreso tutto l'evento e quindi grazie alle loro immagini sono riuscito a comparare un mio giro di qualifica con il giro di qualifica di un pro, in questo caso Mirko Salemi. Ok, prima curva, fra virgolette, direi niente da dire. Entriamo entrambi tenendo la stessa linea, precisi, a filo del cordolo. Qua non si possono improvvisare molte linee perché se tagli sul codolo rischi di finire in fondo nel muro, se vai largo vai nel prato, quindi tutto ok qua. Eccoci al tornantino dopo il rettilineo. Da qua si vede che l'approccio in ingresso è uguale. Lui però secondo me non di molto, ma arriva un po' più stretto rispetto a me. Io sono più largo, lui è un po' più stretto, è un po' più verso il cordolo. Il punto di corda invece è identico, giriamo tutti e due alla stessa distanza dal cordolo, forse anche un pelo troppo, molto spesso qua si può stringere, passare anche sul cordolo, tanto è piatto e non succede nulla, chiaramente a meno di non esagerare, di non toccare l'erba che allora poi ti intraversa, ti gira la macchina. Curva successiva la considero come la prima dopo il rettilineo, in realtà è una curva non curva, diciamo. La traiettoria è unica, ma è molto importante farla bene per impostare poi correttamente la curva successiva. Bisogna stare al centro, non tagliare troppo sul codolo, altrimenti qua si decolla, e neanche stare troppo esterni perché altrimenti lì si perde completamente il grip e si perde il controllo della macchina. Ecco, questa invece è una curva importantissima. Si arriva molto forte e bisogna entrare forte, sfruttando il fatto che la curva non è piana ma in pendenza e quindi tende a tirare dentro la macchina e già a farla voltare da sola quasi. Direi che entriamo uguali, la corda è uguale, ma in uscita faccio tutto diverso rispetto a lui. Guardate io come punto all'esterno per allargarmi e poi prendere la curva successiva un po' più agevolmente, diciamo, mentre lui guarda dritto verso la curva successiva, non si allarga minimamente. Qua c'è un errore mio di linea, ma credo anche un errore nel dare gas troppo presto, perché questo mi porta a perdere leggermente il posteriore, la macchina quindi tende a chiudersi davanti e quindi si accentua ancora di più l'errore del fare una traiettoria troppo larga. Altro mio errore, guardate qua, guardate che brutto. Stringo troppo salendo completamente sul cordolo perché cerco di stare il più possibile interno per affrontare al meglio la S successiva, ma così facendo in realtà ottengo l'effetto opposto perché esco larghissimo, guardate dove sono rispetto a lui e con questo perdo ulteriore tempo perché poi per rientrare in traiettoria vado quasi di traverso disegnando tanto la S anziché farla il più dritta possibile. Quindi disastro, praticamente faccio più strada di lui e sono anche più lento. Curva in fondo, detta curva del cancello, traiettorie uguali, ma lui arriva più forte di me, entra più forte.
o perlomeno io sono sicuramente più lento perché come abbiamo visto è una conseguenza della curva precedente che io sbaglio completamente. Ecco, questa per me è un'altra curva fondamentale, anche questa è in pendenza, quindi la si sfrutta per far voltare la macchina entrando forte e facendola scorrere il più possibile. Direi che la traiettoria è buona, io sono solo un filo più stretto sul cordolo, ma per il resto ci siamo, direi. Ultima curva, quella del transponder, la mia traiettoria è giusta, uguale alla sua, ma lui ha più percorrenza e sembra poi dare gas prima in uscita. Io invece rallento di più a centro curva e poi non è che riparto da fermo, ma sicuramente riparto con meno giri motore rispetto a lui e questo si nota perché guardate a centro curva siamo praticamente pari, ma poi quanto guadagna lui in uscita, cioè lui è già sul transponder, sulla riga, mentre io sono almeno 10 cm più indietro. Ok, il giro è terminato, vi lascio 10 secondi per provare a indovinare in quanto ho girato io, in quanto ha girato lui e capire quanta paga ho preso. Inoltre vi invito a cliccare il tasto qua sotto iscriviti perché ho notato che molti che seguono tutti i miei video in realtà non sono iscritti e quindi premete il tasto qua sotto. Questi sono i tempi, io giro in 15.0, lui gira in 14.2. Sinceramente, riguardando le immagini prima di vedere i cronologici, si notano i miei errori, ma avrei detto che prendevo 3-4 decimi, invece prendo praticamente il doppio, 8 decimi che sono un abisso. Diciamo anche che 2 decimi sono di motore, anche perché parecchia gente che era in pista mi ha detto che la mia frizione non era proprio al top. Però restano 6 decimi e secondo me quei 6 decimi ne perdo almeno 4 nella curva che va su e porta alla S dove mi sono scomposto, nell'ingresso sulla S dove sono stato troppo stretto e di conseguenza nella S stessa che faccio troppo accentuata e lì perdo secondo me sui 4 decimi e gli ultimi 2 decimi credo di perderli sul transponder, come abbiamo visto li perdo tanto in percorrenza. Le mie conclusioni quindi sono che tendo a stare troppo stretto, troppo sui cordoli in alcune curve, il che sì potrebbe sembrare un bene perché faccio meno strada, ma se questo ti porta a perdere troppa velocità di percorrenza, il tempo non ti dà ragione. E la stessa cosa, tendo in alcune curve a dare gas troppo presto, anche qua dai gas prima dovrebbe essere meglio, invece no, perché se esageri dai gas in alcuni punti e la macchina ti si scompone, ti porta a fare linee sporche e il tempo ne risente. Questo mi fa capire che ho ancora tanto da lavorare a livello di guida e che per fare quell'ulteriore step in avanti serve limare questi difetti che a velocità normale, guardandomi dall'esterno, sembrano poco perché non sbaglio niente di clamoroso, ma che in realtà tempo alla mano contano tanto. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!